Dichiarazione della coalizione CO2 in merito alla regolamentazione da parte della SEC delle informative sui cambiamenti climatici. Il documento che vedete scorrere è stato presentato come commento pubblico alla SEC, Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti, nel giugno 2022, come parte del processo formale di regolamentazione per le controverse norme sulla divulgazione dei dati climatici della SEC, con figure chiave come William Hepper, che si sono espresse contro una crisi climatica. L'obbligo imposto alla Securities and Exchange Commission alle aziende di fornire informazioni su come affrontano il cambiamento climatico si basa sulla falsa premessa che esista un'emergenza climatica o che ne stia emergendo una a causa delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività umana. Per citare il dottor William Hepper, professore emerito di fisica all'Università di Princeton, non c'è una crisi climatica, non ci sarà una crisi climatica, è una totale assurdità. La SEC potrebbe anche richiedere informazioni su come le aziende affronteranno un catastrofico impatto di un asteroide. Un altro scienziato di fama mondiale, il dottor Richard Lindzen, professore emerito di scienze atmosferiche al Massachusetts Institute of Technology, la esprime in questo modo. Ciò che gli storici si chiederanno sicuramente nei secoli a venire è quanto profondamente viziata sia stata la logica, offuscata da una propaganda astuta ed implacabile che abbia effettivamente permesso a una coalizione di potenti interessi particolari di convincere quasi tutti nel mondo che l'anidride carbonica prodotta dall'industria umana fosse una pericolosa tossina distruttiva per il pianeta. Sarà ricordata come la più grande illusione di massa nella storia del mondo, che l'anidride carbonica, la vita delle piante, sia stata considerata per un certo periodo un veleno mortale. Ci sono migliaia di scienziati e decine di migliaia di documenti che contestano il cosiddetto consenso sul fatto che il pianeta si stia riscaldando in modo pericoloso. Di seguito sono riportati alcuni fatti che molti di questi scienziati hanno sostenuto da una varietà di prospettive che includono astrofisica, scienze atmosferiche, climatologia, ingegneria, geologia, meteorologia, paleontologia, fisica e altro ancora. Non esiste una crisi climatica e non ci sono prove che ce ne sarà una. Il riscaldamento odierno non è né insolito né senza precedenti. I dati geologici mostrano che la maggior parte degli ultimi 10.000 anni è stata più calda del periodo attuale. Durante il periodo caldo medievale, 1000 anni fa, i vichinghi coltivavano orzo in Groenlandia, una coltura che oggi non può essere coltivata lì. Durante il precedente periodo caldo romano, gli agrumi crescevano nell'Inghilterra settentrionale. Il riscaldamento moderno è iniziato più di 300 anni fa, ben prima dell'aumento delle emissioni di CO2 a metà del XX secolo. L'anidride carbonica, il gas ritenuto la causa del riscaldamento catastrofico, non è tossica e non provoca danni. Sebbene l'anidride carbonica sia un gas serra, è un gas debole, oscurato da altri gas simili, incluso il vapore acqueo. Il vapore acqueo è il gas serra dominante, la cui concentrazione atmosferica è 100 volte maggiore ed è facilmente visibile sotto forma di nuvole. I recenti lievi aumenti sia dell'anidride carbonica che del calore naturale hanno portato ad un rinverdimento di quasi metà del pianeta negli ultimi 50 anni, a beneficio delle persone e dell'ambiente. Prima dei recenti aumenti dell'anidride carbonica atmosferica, la CO2 tendeva pericolosamente a scendere, fino al punto in cui la vita vegetale non poteva sopravvivere. Aumentare l'anidride carbonica oltre i livelli storicamente bassi è positivo per gli ecosistemi del pianeta e per l'umanità. Proposte radicali per sostituire i combustibili fossili con tecnologie energetiche inaffidabili come turbine eoliche e pannelli solari sono assurde, pericolose e dannose per l'ambiente. Troppa energia eolica e solare inaffidabile sulla rete elettrica ci rende vulnerabili a tragici blackout, come è stato dimostrato in Texas a febbraio. L'industria moderna, alimentata da carbone, petrolio e gas naturale, ha prodotto una prosperità diffusa ed una maggiore aspettativa di vita. Un'energia accessibile e affidabile è fondamentale per salvare miliardi di persone dalla povertà e dalle privazioni del terzo mondo. Questi combustibili, insieme all'energia nucleare, forniscono l'85% dell'energia mondiale odierna e saranno le fonti energetiche dominanti per i decenni a venire. Le descrizioni dell'eolico e del solare come energia pulite
ignorano la realtà che queste tecnologie hanno conseguenze ambientali ed economiche che non superano alcuna ragionevole analisi costi-benefici. L'aumento significativo di energia eolica e solare inaffidabili, così come dei veicoli elettrici, riduce la nostra resilienza energetica, aumentando drasticamente la nostra dipendenza dalla Cina, che detiene un quasi monopolio sulle terre rare presenti in tutte le tecnologie moderne. Questi fatti rendono la regolamentazione della SEC, nella migliore delle ipotesi, inutile e probabilmente controproducente. Raccomandiamo che venga eliminata.